Buongiorno amici del canale. Ciao. Ciao. No, guarda, di ciao a loro. Ok. Bravissimo, di ciao. Ciao. Lui è Mauro ed è il proprietario di casa di una delle puntate della nostra serie su Discovery, che potete vedere su Canale 56 il sabato, oppure in streaming, dove? Su Discovery Plus. Facendo cosa? Cercando nella lente di ingrandimento il nome della trasmissione, quindi I Love Restyling. E basta. Quindi d'ora in poi vedrete tutta la trafila del tutorial che vi stiamo per creare, perché Mauro contribuisce in modo sostanziale alla realizzazione degli arredi di casa sua. Non sa ancora nulla perché li vedrà contemporaneizzati solamente quando ti darò la casa a chiave in mano. Molto Quindi curioso. tra un po', tra poco veramente. Quindi non vi arrabbiate se non vi guardo più negli occhi, ma adesso io parto col mio tutorial e quindi mi vedrete solamente tra un po' con i saluti. Partiamo? Partiamo. Partiamo? Partiamo. Partiamo. Allora Mauro, partiamo col tuo progetto, Sì. di cui non sai nulla e che non ti rivela assolutamente nulla della casa, bisogna fare attenzione a questo dettaglio. Ma gentilmente poi mi prendi l'aspirapolvere perché non voglio alzare troppa polvere. Ora ci occupiamo solamente di smussare gli angoli di queste vecchie travi perché alcune sono più nuove, altre sono ancora più vecchie, ma non voglio che siano troppo spigolose, devono sembrare un pochettino più vecchie e usurate, ok? Quindi levigatrice con una carta 100, la buco così un pochettino aspira e facciamo meno polvere, ok? Mi Ok. occupo solamente di lisciare. Tu ti devi lavare la ferma. Va benissimo. Va bene? Allora, come senti? Ora la superficie è liscissima Sì. e siamo pronti per il prossimo passaggio. Emma ci fa la colla per la carta apparati perché metteremo questo pezzo di carta apparati molto carino alla base prima di fare poi il passo successivo e definitivo. Va bene. La colla guarda bene come si fa. Noi ne facciamo poca poca perché ci serve poca colla per fare appunto queste due favelle di legno. Ma è normale, se devi fare una parete intera basta farne un po' di più, magari un secchio. Mm? Ho messo un po' d'acqua Calda, fredda, tiepida? fredda. Ok. Poi? Metto la polvere per la colla, poca alla volta, A pioggia. sì, e giro. Un po' come si fa la polenta. L'hai già fatta la polenta? Sì, certo. Tu sei uno chef nato tanto. Sì. vero? Mi diletto. Quindi piano piano, un po' per volta, perché nel frattempo lei tira e diventa un pochettino più gelatinosa. Quando, diciamo che è una cosa molto personale, c'è chi la vuole più fluida, chi la vuole più gelatinosa, però quando è più gelatinosa è più facile perché non cola. Ok? Ok. Quindi vedi Emma pian pianino sta mettendo a pioggia ancora un po' di grani di colla. Questa colla ti dura tantissimo tempo perché in polvere tu la tiri fuori quando ti serve e te la crei. Va bene. Io so che è pronta quando l'acqua non è più pulitissima, quando diventa un po' Giallina, Sì. torbida, perché vuol dire che il legante sta iniziando a fare effetto. Ok. Dopo Ora- 5-10 minuti diventerà poi gelatinosa. Perfetto, quindi noi tagliamo anche l'altro pezzo di carta Sì. da parati, nel frattempo la colla tira e noi siamo a posto. Sì. Andiamo. Allora Mauro, ricordati una cosa, adesso noi l'abbiamo fatta bella gelatinosa e siamo a posto. Più il materiale sottostante beve, assorbe, più devi essere attento e magari a volte possono servire anche due passati di colla. Ok. Ora noi cerchiamo di essere bravi, attenti e tutto e metterne solo una, magari ne mettiamo un po' di più. Va bene. E mi è andato a tagliare l'altro pezzo di carta da parati, così facciamo già subito le due tabelle. E quando è bella asciutta, vedrai che bella questa idea che ti ho proposto oggi. Senti, ma tu sei un tipo manuale? Sì, abbastanza manuale ma preciso. Preciso. Sì. Va bene, allora ricordati che il tutorial di oggi accetta la tua precisione,
ma non sempre il restyling è precisione. Infatti tu vedrai dei mobili in casa tua che non sono assolutamente precisi, ma sono belli proprio per quello. Quindi mi raccomando, non mi chiamare poi arrabbiato. No, 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 c'è il tocco manuale che ci sta. Preciso quindi, tu vai di là e vai ai lati con la carta. Ok. Ok. Hai visto? Emma la sa lunga perché non si fida di noi e lascia sempre un millimetrino in più. Ci sta. E fa bene. Ora, panno asciutto, iniziamo a far aderire la carta sulla nostra tabella, piano piano, delicatamente, anche di qua, e via. Questa fantasia si chiama Vichy, ricordatela, Va si bene. colpirai nel segno con Veronica. Memorizzata. Togliamo le bolle d'aria e puliamo un attimino i bordi perché se la colla esce deve essere subito tolta. Ricordati che questa colla è fatta apposta per non macchiare la carta, quindi non ti preoccupare, non te la macchia mica. Ottimo. Avevo giusto questa remora. E voilà. Ora la facciamo asciugare e quando Emma arriva con l'altra carta facciamo anche la seconda tabella. Questo passaggio è molto bello. Hai di fronte a te un pezzo di legno che ti sembra solo un pezzo di legno, invece è un pezzo di storia. Se tu guardi bene, noti i segni della sega fatta a mano per tagliare questa lastra di legno. Vuol dire che è molto molto vecchia. Secondo me potrebbe essere anche antecedente all'inizio dell'Ottocento, però non lo posso sapere con sicurezza. Ci sono i buchi dei tarli, ma non ci sono i tarli, perché ho fatto l'antitarlo, me ne sono preoccupata già io. E l'ho trovata nella tua cantina, quella cantina è meravigliosa. Bene, bene. Io per fare questa tecnica però ho bisogno di una cosa, devo prendere un po' di colore più chiaro, miscelarlo con un po' di acqua e fare un leggerissimo lavaggio, perché io voglio che poi la scritta che ti andrò a mettere sarà ben visibile, ma non voglio coprire questa bella vena, non voglio coprire il tempo, quindi lo farò solo sulla parte frontale, facendo attenzione a non farmi colare il colore nei lati, perché a me interessa tutta l'originalità di questo pezzo di legno. E quindi guarda bene questo passaggio, perché è molto bello, estremamente country, estremamente importante, Ok. ma soprattutto vedrai che in 2 secondi l'abbiamo fatto. Facile, facile, facile. Mi aiuterà ad avere uno sfondo leggermente più chiaro che darà ancora più rilievo alla scritta che stiamo per mettere, per appoggiare. Ok. Guarda, io prima ne ho messo un po' di più, adesso vedi che sto alleggerendo e il legno che ha molta sete perché è molto antico se lo sto già bevendo. Se non vuoi rischiare che il legno aveva troppo colore, puoi tranquillamente prendere il tuo panno bagnato e alleggerire un pochino. Vedrai che pian pianino il colore si alleggerisce e viene fuori la nostra vena del legno. Così avrai una vecchia trave che ha tutto il suo sapore vissuto, ma ovviamente anche qualcosa di moderno, che è la tonalità di colore. Ancora un po'? Dimmi quando vuoi che mi fermo. Ma per me va bene così. Ti piace? Sì. Visto l'occhio del legno, ora vedrai che asciugandosi verrà fuori ancora di più. Prendi pure il fondo e asciuga. Vai. Vabbè. Ti sta facendo venire qualche idea? Ah, Inizia a elaborare? Sì. Allora, questi sono dei transfer, sentirla, grazie. Sono delle scritte, a volte sono dei disegni, comunque sono sempre molto molto piacevoli come prodotto da utilizzare perché tu li vai a mettere sulla superficie che ti piace. Come vedi questa è una tavola molto vecchia, quindi non ci aspettiamo che sia perfettamente dritta, ma tu la fai applicare leggermente così sulla superficie, poi hai questo legnetto, va abbastanza bene, abbastanza dritta, e devi far aderire questa decalcomania sulla superficie, così, grattando. Gratta abbastanza, senza magari far troppa pressione. Iniziamo a dare prima quindi un'adesione totale su tutta la superficie, poi andiamo nel dettaglio. Va bene. Solitamente queste finiture piacciono perché sono veramente veloci, quindi non devi impazzire
a studiare chissà che per decorare e sono d'effetto, vedrai che faranno veramente la differenza in cucina. Guarda Mauro, vedi che quando si alza il disegno si va Bello, bello. ad attaccare alla superficie, quindi lo puoi mettere dove vuoi, anche su un muro, su delle piastrelle, su un mobile che ti piace, e puoi decorare tutto. In questo caso io ho voluto fare dei pannelli perché proprio ci servono per far bella la cucina, però tu in futuro se vuoi rifare qualcosa del genere hai carta bianca. Ci sta. Ma ti piace? Molto. Ecco, brava, tu fai aderire bene comunque la scritta in modo che una volta finita non ci sono problemi di adesione. Su questa tavoletta ti mancherà solamente più un velo di cera neutra che protegge e poi sei già a posto con una. Le altre due mangia la carta asciutta e una volta che mettiamo le scritte siamo a posto. Sì, sembrava molto più Ma difficile. invece guarda, ti ho stupito. La lascio fare a te, l'ultima lettera, vai. Brava. Vai pure alza senza paura. Se vedi che si... Vedi? Tac tac, vai, alza, Ok. alza, guarda, che bello. Però se vedi che ha bisogno vai un attimino con Vado a ridargli il legnettino e poi dopo riprovi. Perfetto, guarda ti aiuto. Alza pure veloce, vai. Togli. Voilà. Bellissima. Che spettacolo. Veramente bella. Beh, i toni sono molto neutri, quindi Sì. anche se domani dovessi mai cambiare colore alle pareti, questi quadri sono sicura che li terrai, neutrissimi. certo. Allora senti, lui è il più vecchio, ora ci divertiamo e andiamo a mettere altre scritte con altre scritte in inglese su altri pannelli, quelli con le carte, e saranno tutti diversi. Me lo metti là, Emma? Sì. Grazie. Mauro, come vedi qua abbiamo un supporto differente, quindi abbiamo la carta. Adesso vediamo come ti viene, però guarda che facilità. Bellissimo. Ma sembra quasi di avere una scritta su un tessuto, ma non ti piace questa No, fantasia? è bellissimo, ma poi è proprio semplice da utilizzare. Non vorrei aver rovinato troppo la sorpresa, non so. No, ci sta. Spoilerare qualcosina. Qualcosina, l'importante è che non lo facciamo con Veronica. Sì. Sono un po' gelosa. Ti piace questa qua? Mi piacciono tutte e tre. Pure a me. E tutte e tre insieme. Perché hanno tre scritte differenti, fatti con caratteri differenti e stanno troppo bene insieme. Quindi sono un po' gelosa. Però posso sempre rifarmele. Ma non ho un legno così bello e così vecchio. Quindi non verrà esattamente uguale. Ogni pezzo unico. Questo è il bello del restyling, che ogni creazione è unica. Ora ti do una ventata di profumo perché stendiamo la mia cera Jasmine, che oltre che essere protettiva, quindi puoi spolverare tutto quello che vuoi, è anche profumata al gelsomino. E ricordati che idrata il legno, quindi preserviamo queste belle venature antiche per tanti anni, e se mai in futuro dovessi poi rispalmare la Jasmine, niente, come faccio adesso. Pennello, massaggi per bene, io vedi faccio prima una pennellata in un senso, poi in un altro, proprio per far penetrare bene nel legno tutta la cera, e in questo modo si idrata anche un pochino e protegge la pittura. Ovviamente su queste due tabelle non facciamo nulla, tanto c'è la carta e non serve. Senti, ora hai finito e vedrai queste bellissime tavole che tu hai creato come quadro nella tua nuova cucina. Sì. Sei un po' emozionato? Non vedo l'ora di vederle all'opera. Io sai che mi commuovo sempre, ogni volta che do una casa, che consegno una casa, poi dopo mi viene un po' di commozione. Mi sa che quella tua mi verrà perché è una casa che sento molto mia. Tu? Mi piace. Non fare il Sì, piantino già adesso No, che è presto, no, eh? no. Basta. Allora, puoi andare, chiudiamo tutto e vuoi provare a dare la cera tu, perché non sono stata brava sui bordi. Allora facciamo così, rifinisci, coccolati tutte le tue targhettine e basta, ci vediamo poi a casa tua, ti faccio sapere quando. Va benissimo. Però a breve perché fra un po' Veronica torna. Va bene. Ciao Mauro. Grazie. Ciao. Ciao. Anche questo restyling È finito. è finito. È finito. Salutiamoli, ma ricordiamo che i prodotti Magic Paint si trovano sul sito www.elisirhome.com, unico sito italiano che rivende Magic Paint, o dai rivenditori autorizzati Magic Paint che trovate sul sito www.magicpaint.it divisi per regione. Quindi non avete scuse, trovate subito il vostro rivenditore e non andate su Amazon perché tanto Magic Paint non c'è, ci sono solo imitazioni. Al prossimo restyling? Sì. Anche con te. Certo. Ciao. Ciao. Ciao ciao!